Benvenuti nel paradiso tropicale dell'arcipelago Alola. Siamo molto felici di accogliervi nelle nostre case Venite a scoprire una serie di novità meravigliose come le prove dei Kahuna, l'arduo albero lotta e il Poképassaggio. Tutto ciò e molto altro ancora nell'arcipelago Alola. Venite da noi e lasciateci rilassare il vostro corpo e spirito. Ed è stato esattamente così, un enorme ingannevole spot turistico. Pokémon Sole, Pokémon Luna, la grandiosa settima generazione Pokémon che si è adagiata nel coma della rendita del brand. La formula è sempre la stessa da 20 anni. Nuovi mostriciattoli, altri personaggi, vai all'avventura che non finisce mai e la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai. Squadra che vince non si cambia, ma il resto? La settima generazione si era presentata come la più grossa novità di sempre fino a pompare aspettative inverosimili. Forme regionali di mostriciattoli già conosciuti, ribaltamento di meccaniche di base come le palestre che vengono rimosse, sostituite con delle prove, l'inserimento di creature incredibili, un nuovo approccio al gioco, sembrava, almeno, che infatti nella realtà non c'è stato ma manco per il cazzo. Veramente, nel giocare il titolo ci si rende conto di quanto fosse aria fritta l'intero discorso dell'azienda stessa. I nuovi Pokémon comunque no, sono molto belli, hanno un senso di appartenenza e hanno un loro bel contesto. Tant'è che infatti il 90% che si incontrano sono di Kanto. Il personaggio che si andrà a impersonare è di Kanto. Il professore del posto ha legami con Kanto. Ci sono citazioni a non finire a Kanto. Si parla ogni 3x2 di Kanto. Santi nomi! Il gioco finisce parlando di Kanto. Basta, per cortesia, ho capito. Riprendo in mano la mia copia di giallo, ma basta. Che rottura di coglioni. Basata sulle Hawaii, mantiene per la prima volta nella storia della serie del nome di città dignitosi. Niente più Cangiantopoli. Ora c'è Po. I due rivali sono Edgelord Iridio e il cretino col diabete Au, che si danno un gran bel contrasto, c'è da dirlo, così come gli altri personaggi fanno la loro bella figurina da bravo sfondo statico da recita di terza elementare. Hanno veramente il minimo indispensabile di backstory, per di più molto semplificata per colpa del feticcio scusante del ma lo facciamo per avvicinare i bambini. Ma tant'è, ci si deve accontentare perché ci siamo impegnati talmente tanto a spendere tempo, soldi e risorse in MDMA a forma di Pikachu che ci siamo dimenticati di fare un gioco all'altezza del target che effettivamente ha oggi. E cosa vorresti dire che mettere 8k di dialoghi non sarebbe spessore? Le sfide coi Pokémon dominanti non danno mai veramente una sfida. Bisogna essere sottolivellati e avere davvero uno svantaggio di tipi per un sentore di confronto reale. Ma considerando che tutti i Pokémon possono chiamare aiuto, l'intera manfrina del dominante come una minaccia vera e propria va a farsi fottere nel peggiore dei modi, risultando una pratica tediosissima. Al solito il condividi esperienza con la doppietta degli allenatori mega pro maestri Pokémon con un Pokémon daranno grande filo da torcere al nostro personaggio che, ricordiamo, quando non è occupato a far lottare i mostriciattoli ha un braccio nel culo a Sesame Street, dove è addirittura più espressivo. Il più grande no di questi titoli rimane la mancanza di poter catturare tutti i Pokémon disponibili. Stavolta hanno voluto fare le cose in grande, rimuovendo il Dex nazionale. Che cazzo gli passava per la testa per fare una puttanata del genere? La settima generazione infatti dovrebbe cambiare il motto da Gotta catch 'em all a Gotta catch a few, maybe scan some other too. La stronzata che invece fa il giro e diventa geniale è il discorso delle ultra creature che in delle quest dalla varietà incredibile che spazia dal cercale nell'erba alta a cercale nell'erba alta vengono smollate a se stesse senza se e senza ma. Ah sì, poi ci sarebbe quella cosa che raccogli 100 cacchine luminose per fare Gundam Zygarde, ma è come quei bambini. Qualcuno per l'amor del cielo ci pensi, ma in realtà chi cazzo se ne frega dei bambini? Si vede che l'han buttato proprio dentro alla cazzo di cane, ma almeno
C'è un minimo di proseguo, un post-game, con un avversario appagante. Ci sono rosse... no, sono messi a caso nel merda di facsimile vegano della Torre Lotta. Niente. Neanche quella specie di Instagram dei poveri ha un senso, niente, che pure quello pareva un incredibile minigioco super simpaticissimo al passo coi tempi, e c'era della gente che credeva veramente avessero implementato qualcosa, una feature come Pokémon Snap dentro questo gioco, e io sto male dentro perché queste persone ci speravano fosse qualcosa di simpatico e bello, e invece no, cioè che dai, il competitivo però è facilitato, una cosa positiva. Puoi fare 1000 uova e non spendere neanche l'ira di Dio perché i 2 mostriciattoli della pensione non livelleranno, e l'aggiunta dell'isola per allenare i Pokémon anche a gioco spento è simpatica. Ma chi cazzo se ne frega? Chi cazzo se ne frega, porca puttana? Va bene che sei voluto palesemente dar più rilievo alla componente multigiocatore competitiva, ma ciò non deve assolutamente, sottolineo assolutamente, precludere un gioco completo a sé stante. Cazzarola! Che grande interesse mi dai a giocare con gente tramite internet se il gioco di base fa così cagare che faccio livellare la mia squadra a gioco spento? Si poteva fare così tanto di più, ma meglio accanirsi su chi fa delle versioni amatoriali qualitativamente migliori piuttosto che impegnarsi un pochino senza buttar nel cesso 2 decadi di lavoro e immagine del brand. I sequel invece sono utili come un fermaporte in un sottomarino, buoni per fare qualche cuore su Instagram e quei 3 secondi di surf su Mountain. Complimenti Game Freak.